E quando ho comprato un'action cam economica, va bene che risparmiamo, spendiamo 70-80 euro, ma... E questa era la migliore del 2024, insieme alla V9, se la giocavano, ma... Non è che i video che registrate delle vostre memorie con la fidanzata, moglie, amica, amante, fratello, sorella, cugina, al mare, in montagna, hanno i colori deviati, per cui il blu non è davvero quel blu lì, è magari deviato verso il viola? Spoiler subito, no. Questa funziona abbastanza bene, ha delle deviazioni che vedremo nel dettaglio, ma sono quasi accettabili. Devo fare un grazie per Datacolor che mi ha regalato gli strumenti che mi permettono di fare le prove scientifiche. Non mi piace dire più o meno, voglio fare le prove scientifiche, quindi uno spazio colore percettivo, individuare i gradi di spostamento, l'intensità dello spostamento per poter dire che c'è una deviazione del blu magari verso il magenta e verso un blu un po' più cupo, ma comunque registra dei bei colori e mi ha stupito talmente al punto che mi è venuto il dubbio, ma le GoPro, cioè l'action cam di marca per cui invece spendiamo 300, 400, 500 euro, ma no? Non sono così sicuro che abbiano dei colori, viene da dire, così fedeli. C'è un po' di deviazione per carità, quindi nei prossimi 2 o 3 mesi farò almeno una decina di prove di action cam di marca costose e vediamo la resa colorimetrica, perché non sono così convinto. Vediamo la prova. Cominciamo il confronto alla temperatura colore più comune, cioè 5000K, quella della luce del giorno. E notiamo come la 11 renda un rosso cupo, più caldo e aranciato, con una saturazione aumentata. L'infedeltà cromatica percepita dipende grandemente anche dall'esposizione e, in questo caso, la nostra action cam mostra un po' la corda come gamma dinamica, il che porta ad avere ombre più scure e meno dettagli. Questo contribuisce a degli incarnati più scuri e deviati verso un arancione intenso. A me, guardando le immagini, viene da dire che li sposta verso una tonalità che mi ricorda il color legno. Le tonalità dei verdi sono poco vivaci e virano verso il giallo. Le tonalità del blu risultano più intense e profonde, sfumando verso il blu notte, quasi affogato nelle ombre, con un effetto pesante. In realtà l'immagine della V11 di per sé è piacevole e solo con un confronto diretto si nota come i colori bilanciati sono più naturali. Con la luce che filtra dalle nuvole a 6500K vi faccio vedere una prima clip molto luminosa e l'immagine un po' più scura della V11 non sembra perdere molto dettaglio. Ma a parte l'incarnato di questa scena, guardiamo i dettagli del maglione nella successiva. Vedete che i dettagli delle righine scompaiono completamente? Fateci caso. Con la luce che filtra dalle nuvole i colori sono abbastanza fedeli, ma tutti leggermente spostati verso le tonalità un poco più fredde. Quindi avremo una percezione di un'immagine un po' più contrastata ma con dei toni più freddi sul blu e sul verde. L'esempio che mi viene più facilmente in mente è il colore verde che dal verde naturale devia verso il verde di un ghiacciolo. La perdita di luminosità è molto più apprezzabile nell'ultima immagine, dove notiamo anche la minore brillantezza dell'incarnato e la deviazione verso l'arancione bruno dei toni rossi. Con la luce del tramonto l'aspetto predominante è la perdita di luminosità dei dettagli nelle parti meno chiare. Guardate la vegetazione. Ma si notano anche delle evidenti deviazioni verso il blu-viola del colore del cielo molto saturato. Tendenza al rosa magenta per i colori dell'incarnato, che invece di solito con la luce del tramonto è quasi un terracotta. A un occhio inesperto potrebbe sembrare quasi piacevole, ma si ha l'impressione di un effetto applicato, di un filtro, di quelli di Instagram. Ok, V11. E spero che abbiate visto questo video su un grande schermo, magari non così, però grande, idealmente bilanciato, per apprezzare, quando parlavo delle deviazioni cromatiche, per questi verdi meno naturali, i blu che tendono al viola e gli incarnati un pochino instabili. Però abbiamo detto sono dei peccati veniali, nel senso che non sono così notevoli, soprattutto se guardate su uno schermo, un iPhone, che fate un po' fatica. Quindi per dire, una buona action cam, e già che abbiamo fatto le LUT per
correggere i colori, ve li metto a disposizione, così avrete un'action cam economica, 70-80 euro, con i colori perfetti. E adesso è venuto il trip e proveremo tutte le action cam economiche, ma anche quelle costose per la resa colorimetrica nei prossimi mesi. Alla prossima. E le nuove action cam economiche 2025.